Oggi ci troviamo a Piemonte, nel Parco regionale dei Monti Lattari, ospiti nell'azienda agricola San Michele di Ausilia Troiano, per farvi immergere in un racconto pieno di storia, tradizione e sacrifici. Il protagonista di questo racconto è il pomodorino cannellino, eccellenza della nostra terra, dal gusto dolce e dalla consistenza succulenta, dove la sua storia antica e la dedizione di Ausilia e la sua famiglia sono riusciti a valorizzare quella che è una delle tante entità del nostro territorio e a conferirgli il marchio PAT nel 2024, traguardo importante per la gastronomia campana. Adesso però lasciamo la parola ad Ausilia, affiancata da sua madre Raffaela, che sono pronte a guidarci in questa straordinaria testimonianza. Ci può raccontare il valore affettivo che dà questa terra al suo vissuto? Vabbè, io mi sono spostata nel 1977 che sono venuta qua perché sono di Agero e con mio marito siamo insieme, abbiamo sempre lavorato la terra. Quindi ci tengo la passione e lo faccio con tanto amore e per un po' di tutto, gli animali, la terra. Ci può dire in che modo è nata questa azienda? Vostro marito già possedeva questo terreno oppure vi siete innamorati del posto? Ora quando noi ci siamo sposati, qui è sempre vissuto mio suocero e mia suocera e ci avevano sempre la terra e gli animali. E noi abbiamo cominciato a piede allora a non far perdere alla tradizione, abbiamo portato innanzi. Se non che 44 anni, 45 anni di matrimonio è venuto a mancare mio marito e l'azienda l'ha presa mia figlia. E poi gestisce lei, io posso aiutare a lei a fare quello che mia figlia fa. Salve, ci può raccontare com'è nata la vostra azienda? In che modo e come, diciamo, poi è andata avanti questa passione? Allora, la mia azienda è un'azienda tramandata da padre e figlio. Era un papà all'inizio degli anni Ottanta, lavorava ad Agropoli per amore della sua terra, è tornato qua e ha iniziato a coltivare la terra, a fare lavori di montagna. Poi lo faceva lui e mamma molto appassionatamente. Poi man mano anche io vicino a lui con la curiosità di imparare, di cercare di portare avanti in un certo senso le sue tradizioni. Mi trovo qua tra agricoltura e animali, piccola taglia di animali e agricoltura, diciamo, prodotti della terra. Ci può raccontare una sua tipica giornata nei campi di quando era bambina e le sensazioni che provava? Delle cose che più ti rimangono, diciamo, negli occhi è quando in questo periodo con papà che tanto ci teneva alla semina dei pomodori, il mese di marzo prendevamo i semi, infatti anche oggi abbiamo i semi, preparavamo un semenzaio e man mano che crescevano noi tiravamo le piantine e le mettevamo nei solchi, poi mettevamo, all'epoca non si mettevano i paletti come si mettono ora, prima si mettevano le frasche, noi andavamo in montagna, raccoglievamo le frasche e mettevamo in frasche, noi le frasche, papà le metteva vicino ai pomodori e poi le cavamo e facevamo questo, diciamo, tutto il periodo dell'estate, tra semina e sistemazione e raccolta era, diciamo, quasi tutta l'estate che stavamo impegnati con questi pomodori. Infatti io ancora oggi sto cercando di portare avanti questa tradizione. Lei ci ha parlato molto del pomodoro, ci può dire perché si è spinta proprio sulla produzione del pomodoro e su che tipologia di pomodoro si è poi soffermata? Diciamo che qua a Piemonte noi siamo molto orgogliosi del nostro pomodoro cannellino. Perché è un pomodoro non molto grande, di una forma leggermente allungata, sodo e di sapore buonissimo, molto dolce, con la buccia diciamo fine. E quindi il pomodoro è una cosa che ti viene spinta di più perché io trasformo e faccio la passata di pomodoro, quindi è una cosa che tu conservi per tutto l'inverno e quindi diciamo che continuo con questi pomodori. C'è un piatto dove il pomodoro cannellino è il protagonista?
Allora, il piatto che il pomodoro cannellino è protagonista, dobbiamo parlare della barzanella, cioè il pomodoro tagliato, tolto i semi, in padella con il filo d'olio, diciamo il classico spaghetto con la pomarola fresca, oppure la bruschetta con il pomodoro leggermente non molto maturo, pomodoro all'insalata, tagliato molto fine, condito con origano, olio e sale e sulla bruschetta. È squisito. Invece un piatto facile che ci consiglierebbe di fare? Diciamo che è proprio la barzanella, come ti dicevo, perché oltre ad essere un piatto molto veloce, allora pure quando magari sei all'ultimo minuto, metti a pentola e prepari il sughetto con una foglia di basilico, è un piatto molto, molto pregiato, molto gustoso. Tornando al pomodoro, ci può raccontare nel dettaglio come avviene la semina, la raccolta e poi la trasformazione di questo pomodoro? Allora, si inizia a preparare il semenzaio a marzo, man mano che crescono le piantine, verso inizio maggio, penso fra una settimana, 10 giorni, le piantine sono pronte di una ventina di centimetri, quindi si tirano e si mettono sui solchi. Poi, giustamente, come ti ho detto, si mettono i paletti, si mette lo spago e man mano crescono. Noi ci accorgiamo che il pomodoro è maturo quando raggiunge il colore rosso fuoco. E, sodo diventa, si vede proprio agli occhi che è maturo nei primi giorni di agosto, verso Ferragosto, poi dipende pure dal tempo, dalle giornate, se magari è più calda la temperatura, anche un pochino prima, inizi di agosto, ma comunque il periodo va dal 4-5 agosto fino a metà settembre. Che si possono raccogliere questi pomodori e noi man mano andiamo vicino alle piante e prendiamo solo i semi maturi, portiamo a casa un paio di giorni a riposare nelle cassette non molto piene, poi sciacquiamo 3 o 4 volte, prepariamo un pentolone di rame, togliamo i semi dai pomodori, mettiamo in, facciamo diciamo la prima cottura, non li facciamo a crudo, qua il pomodoro si fa doppia cottura. Noi sempre così da quando papà, mamma hanno sempre fatto questo. E poi una volta che il pomodoro nella pentola di rame si è sodato, diciamo, si ammosciano gli scorzi, passiamo con la macchinetta e poi riempiamo le bottiglie, tappiamo e facciamo bollire per 2 ore e mezza. Ci può raccontare le emozioni che le affiora, che prova quando la mattina scende in campo? Sì, diciamo che in base a come a quello che devi fare, così tieni lo stato d'animo e ti prepari per quella giornata che devi andare ad affrontare. Dipende, il periodo d'estate comunque è molto più, diciamo, molto più faticoso, va, perché comunque per fare qualcosa più tranquillo ti devi alzare molto presto, anche la mattina verso le 5 meno un quarto, magari se devi raccogliere pomodori, se devi legare, ci vuole la temperatura che non c'è da sto sole. E quindi la giornata inizia molto presto, anche se poi diciamo che nelle ore calde del giorno tu non puoi lavorare e quindi magari ti riposi un po', fai qualcosa dentro, diciamo. Ma nonostante mille sacrifici, voi siete comunque contenta di quello che fate? Sì, è perché poi comunque diciamo che tu con l'impegno che metti nelle cose vuoi vedere pure i risultati e sei spinta ad andare a vedere, dici fammi vedere che sta succedendo, se è tutto a posto, se c'è bisogno di legare, se c'è bisogno di tirare l'erba, dipende dal momento quello che c'è da fare. Come abbiamo già detto, il vostro pomodorino è stato riconosciuto come PAT, ovvero prodotto agroalimentare tradizionale. Ci può raccontare le sensazioni che ha provato quando ha scoperto che tutti questi sacrifici sono stati ripagati con tale riconoscimento? Allora, diciamo che noi, grazie all'amministrazione comunale adesso in carica, abbiamo avuto la soddisfazione di avere il riconoscimento di questo pomodoro. Forse l'anno scorso, 2 anni fa, hanno distribuito anche le piantine, il periodo della semina e il sindaco è stato il promotore, ha voluto proprio valorizzare questo pomodoro.
comunque facendo parte di un progetto PAT, di un riconoscimento della regione, comunque sul mercato si è più rafforzati, c'è più richiesta, perché come voi sapete oggi le contraffazioni sono tante. Comunque pure una Pomerolo che non è, che è cannellina, magari a volte viene spacciato per pomodoro cannellino. Beh, io sono stata molto contenta, giustamente perché è un, diciamo, dal valore al territorio, dal valore al lavoro che facciamo giorno per giorno. Perché dovremmo scegliere il pomodoro cannellino anziché altre varietà di pomodoro? Cos'è che lo contraddistingue rispetto alle altre varietà di pomodoro? Allora, il pomodoro cannellino lo distingue innanzitutto pomodoro piccolissimo, molto saporito, senza acqua, perché coltivato, cioè diciamo in territorio montano e quindi non viene annaffiato. E poi molto dolce. Questi sono, diciamo, i valori che ti fa distinguere il pomodoro cannellino e non un altro pomodoro che magari è innaffiato, è pieno d'acqua e ha un'acidità maggiore, mentre il pomodoro cannellino non tiene acidità, essendo che di montagna non c'è acqua. Ad occhio nudo, come possiamo riconoscere il pomodoro cannellino rispetto alle altre varietà? Forma piccolina, un po' allungata, che vicino al peduncolo e quando è prima di maturare è verde scuro, un po' più scurastro, porta delle lineature più scure. Nella vostra famiglia c'è qualcuno che ha intenzione di tramandare questa, diciamo, questa azienda, di portarla avanti? No, al momento nessun cambio generazionale perché i miei figli hanno tutte altre strade. Non sono motivati perché questo comunque è un lavoro che tu devi essere motivato, non sono motivati a fare quello che faccio io, una vita di sacrifici che a loro non gli piace. Invece, cosa sente di dire ai giovani d'oggi che col passare degli anni si stanno sempre di più allontanando dal mondo della coltivazione e dell'agricoltura in generale? Guarda, io se dovrei dare un giudizio al momento non so dirti, perché purtroppo non lo so dove si arriva con tutte queste, cioè, multinazionali che magari ti vendono la scatola di Pomarola a 60 centesimi, ti fanno un panino senza niente. Cioè, sono molto influenzati dalla pubblicità, allora vanno dove sta, non guardano nemmeno il buon prodotto. Oggi si guarda la prima cosa, lo sconto, là mi si sconta, là c'è sta la promozione, là, e quindi non, non so dare una spiegazione, capito? Anche perché è difficile oggi, con i sacrifici che io faccio tutti i giorni, dire vicino a un ragazzo mettiti a coltivare la terra, tra virgolette potresti dire impara qualcosa almeno a distinguere il prodotto, ma non puoi obbligare un ragazzo oggi a seguire questo percorso. I giovani oggi rimanga la volontà in mezzo alla terra. Ma si pigliato un giovane e mi mandato in mezzo alla terra. Dice fammi un figlio di petrusini, chi non conosce né il petrusino e né l'erba serrata. E allora poi, dice, ma ha imparato a fare qualcosa. No, non vuoi calcolare.